E se ti dicessi che puoi farti un'idea di quanto le tue arterie siano ostruite, di quanto tu sia riuscita a mandarle in vacca, e per di più con un semplice metodo di autovalutazione da condurre nell'accogliente e rassicurante calore di casa. Un misuratore di pressione. Ti basta solo un misuratore di pressione. Devo ammetterlo, stavolta sono stato piuttosto sorpreso anch'io, e non solo della mia ignoranza sul metodo, ormai di quello sono abituato, ma anche per la sua semplicità. Ma guarda, non voglio tirarla troppo per le lunghe stavolta. Facciamo così: ti spiego subito come fare, ma tu in cambio devi promettermi che poi ascolterai quello che ho da dirti anche dopo, per capire esattamente limiti e potenzialità di questo approccio. Intanto specifichiamo però che non è farina del mio sacco. Io ne sono venuto a conoscenza seguendo il divulgatore, spero di pronunciarlo giusto, Nicolas Verhoeven, che a sua volta ha ripreso il video girato dal dottor Brewer. Un'unica avvertenza: prima di lanciarti nella misurazione, parlane con il tuo medico e soprattutto non provarci se soffri o hai sofferto di trombosi venosa profonda o se avverti un qualsiasi dolore alla gamba. Io faccio solo divulgazione, ricordatelo, ma quando si parla di salute, prima di intraprendere una qualche iniziativa, è bene sempre parlarne con il proprio medico curante. Allora, il metodo in pratica funziona così. L'idea è di calcolare, o forse meglio dire stimare, il cosiddetto indice brachiale caviglia. Si tratta di un test effettuato anche a livello ambulatoriale per la diagnosi della malattia arteriosa periferica, ma che può essere anche riprodotto in casa, seppur al prezzo di qualche semplificazione, e che potrebbe offrire quindi una stima, diciamo grossolana, della salute delle tue arterie. Si procede così: preparati un misuratore di pressione, carta, penna, ed evita di assumere caffeine o altre sostanze stimolanti che potrebbero alterare i valori pressori. Sdraiati sul letto o sul divano e rilassati per 5 minuti. Misurati la pressione sul braccio destro, ovvero sull'arteria brachiale, e annoti i risultati. Ora sposta il bracciale sul polpaccio destro, sdraiati e attendi nuovamente 5 minuti. Misura la pressione e annoti i risultati. Sposta il bracciale sull'altro polpaccio, attendi 5 minuti, misura e annota. Sposta infine il bracciale sul braccio sinistro, ultimo arto mancante, attendi 5 minuti, misura e annota. Ottimo, se non ho fatto male i conti, dovresti quindi avere 4 misurazioni, una per ogni arto del tuo corpo. Ora passiamo a calcolare l'indice. Supponiamo di aver trovato questi risultati. Dimentichiamoci pure dei valori della minima, ovvero della pressione diastolica. Rimaniamo quindi con i 4 valori di pressione massima, la cosiddetta sistolica, misurati rispettivamente braccio destro, braccio sinistro, caviglia destra, caviglia sinistra. A questo punto prendi il valore più alto misurato tra le due caviglie e lo dividi per il valore più alto misurato tra le braccia. Nell'esempio a video 128 diviso 105. In questo caso di esempio otteniamo 1,2, ovvero la nostra stima casalinga dell'indice brachiale caviglia. Come interpretiamo il risultato? Un valore compreso tra 1 e 1,4 è in genere considerato normale, mentre un risultato superiore potrebbe suggerire un certo indurimento delle arterie, che già non è bello. Ma quando troviamo un valore più basso, aumenta il rischio di avere arterie ostruite. Più è piccolo il risultato, maggiore è la probabilità di aver sviluppato placche di grandi dimensioni, che ostruiscono quindi in modo significativo le tue arterie. Tra 0,90 e 0,99 il flusso potrebbe essere ancora adeguato nonostante un principio di ostruzione. Sotto i 0,90 la situazione inizia a farsi più critica. E questo è quanto! Ma aspetta a correre a misurarlo. Ricordi? Mi avevi promesso che poi mi avresti ascoltato fino alla fine. Farò velocissimo, lo prometto, niente battute inutili, ma mi preme che tu abbia una visione ragionevolmente completa dell'approccio. Prima grande premessa: non sono un fautore degli esami di routine e sono anche un po' scettico sui tanti esami di screening, per ragioni che puoi anche approfondire ad esempio sui libri di G. Gerenzer, spero di nuovo di pronunciarlo correttamente, o sul bellissimo L'arte della probabilità di Cohen, qui da qualche parte. Ne ha parlato da poco anche il dottor Riccardo FP su un video che io non ho mai avuto il coraggio di fare, anche se avrei voluto, ma che condivido dalla prima all'ultima parola. Guarda il suo video, ti lascio tutto in descrizione, e poi iscriviti anche al suo canale perché è davvero super bravissimo. Cioè, tutto questo per dire che io non ho provato e non proverò, anche perché misurarlo in casa come descritto è a mio avviso piuttosto elevato il rischio di piccole o grandi imprecisioni di misurazione, che possono quindi portare a un risultato inaffidabile.
Ma su questo ci torniamo dopo. Seconda grande premessa. Come accennato prima, l'indice brachiale caviglia non se l'è inventato quel medico del video, è un test effettuato in modo abbastanza rutinario per la diagnosi di malattia arteriosa periferica, PAD, una condizione in cui le arterie, specialmente quelle delle gambe, risultano ristrette o bloccate a causa dell'accumulo di placca. In quest'ottica mostra buona specificità e accuratezza, ma solo una discreta sensibilità, che vuol dire ad esempio che potrebbe dare dei falsi negativi. In altre parole, un risultato normale non esclude completamente la possibilità che il paziente abbia comunque la malattia, ma potrebbe essere non abbastanza avanzata da essere rilevabile col test. Non dimentichiamo poi che alcune semplificazioni casalinghe rispetto all'esecuzione ambulatoriale, che prevede anche l'esperienza del medico, ovviamente impattano ulteriormente sulla precisione del risultato finale. Comunque, l'idea del test è che se ci sono placche che ostruiscono le arterie nelle gambe, probabilmente ci saranno anche a livello delle coronarie, giusto? Ma questa è un'ipotesi, ragionevole, ma pur sempre un'ipotesi. Quello che voglio dire è che questo indice, al netto di tutte le semplificazioni domestiche, è normalmente usato per la diagnosi di malattia arteriosa periferica, ma la sua associazione con eventi cardiovascolari come infarti, ictus e a maggior ragione con la mortalità cardiovascolare è tuttora oggetto di indagini, perché non esistono ancora studi solidi che ne dimostrano in modo inequivocabile il legame. Anche se c'è una solida plausibilità biologica alla base, questo in medicina non ci basta mai. Vogliamo le prove. Per questo in apertura ti ho parlato di una stima grossolana. È un metodo che ha un suo senso, è ragionevole, ma che non gode ancora di una letteratura sufficiente da dimostrare in modo inequivocabile la sua affidabilità nella valutazione del rischio cardiovascolare della persona. Comunque, mettiamola così, se hai ottenuto un valore inferiore a 1, ti suggerirei davvero di parlarne con il medico, ma a prescindere dal risultato, anche se il tuo fosse perfetto, quello che non cambia mai sono le azioni da intraprendere e il livello di stile di vita. Perdita di peso se necessario, una dieta più attenta e attività fisica regolare, tutti i giorni. Qui se non sai da che parte iniziare con la dieta. Invece questo qui è il video di cui ti accennavo prima, quello sull'inutilità degli esami del sangue di routine. Ma soprattutto quello che ti dico è grazie di vero cuore per la tua attenzione e la tua fiducia. Ricorda però che uno sconosciuto in rete non può e soprattutto non deve mai sostituire né il tuo medico curante né il tuo cardiologo, perché solo loro possono conoscere, quindi tenere conto davvero delle tue specifiche esigenze. Grazie ancora, ciao!